Ci sono uomini che nascono per creare meraviglie, altri per distruggere. E poi c'è chi, come Dedalo, riesce a fare entrambe le cose con la stessa geniale maestria. Un uomo che ha trasformato ogni sua creazione in una benedizione e una maledizione al tempo stesso. Oggi ti racconto dell'architetto che ha reso possibile l'impossibile, l'unione di una donna con un toro, la prigione perfetta per un mostro e infine il tradimento della sua stessa opera. Quando il genio incontra la disperazione, nascono soluzioni che cambiano il corso della storia. Vieni con me a Creta, dove ogni problema diventa una sfida e ogni sfida si trasforma in una nuova tragedia. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Fabio dall'Inghilterra, Francesco, Carolina e Circe. Grazie anche a Dalila, grazie ad Alessandro, Gioele, Jimbo, Maria Chiara, Mirko, Salvatore e Vanessa. Infine ad Alessia, Raul, Chiara, Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 232, la saga di Creta, episodio 4, l'architetto dell'impossibile, Dedalo e i segreti di Creta. Le mani di Dedalo tremano leggermente mentre osserva il disegno appena completato. Non è paura quella che lo fa tremare, è eccitazione. L'eccitazione del genio di fronte all'impossibile che sta per diventare possibile. Sul tavolo della sua nuova officina a Cnosso, i piani di una creatura di legno e cuoio prendono forma. Una vacca, ma non una vacca qualunque. Una che dovrà ingannare persino un toro divino. Ma la storia di Dedalo a Creta inizia molto prima di questa notte febbrile. Inizia con un uomo in fuga, carico di rimorsi e di genio. È un'alba grigia quella che vede sbarcare al porto di Cnosso un uomo dall'aspetto aristocratico, ma dallo sguardo tormentato. Le sue vesti sono di buona fattura, ma indurite dal salso del viaggio. Le sue mani, quelle mani che hanno creato meraviglie e commesso orrori, stringono una borsa di attrezzi, come se fosse l'unica cosa che gli rimane al mondo. Dedalo non ha più una patria. L'Areopago di Atene lo ha condannato all'esilio per l'omicidio di suo nipote Talo, quel ragazzo prodigioso la cui unica colpa era stata quella di mostrare un talento che minacciava di eclissare quello del maestro. Come ci racconta Apollodoro nella sua biblioteca, Dedalo ha gettato il giovane dall'Acropoli, consumato da una gelosia che ora gli brucia nell'anima come un marchio a fuoco. Ogni notte, nel silenzio, sente ancora il grido di Talo che precipita nel vuoto. Ogni giorno si sveglia con il peso di quel sangue innocente sulle mani. Ma Dedalo è anche l'uomo più geniale della sua epoca. E Minosse, re di Creta, ha bisogno del meglio per rendere il suo regno ancora più splendido. L'incontro tra i due avviene nel palazzo stesso, sotto i famosi affreschi che ritraggono giovani che saltano sui tori sacri. Minosse accoglie l'esiliato con le parole che ogni fuggiasco desidera sentire: protezione in cambio di servizio, una nuova patria per chi ha perduto la propria. Il re non fa domande sul passato, sa che i migliori servitori sono spesso quelli che non hanno alternative, ma pone una sola condizione: fedeltà assoluta.
fedeltà assoluta. Queste parole risuonano nella mente di Dedalo come un campanello d'allarme. Ma che scelta ha? È un assassino in fuga, un genio senza patria. E Creta gli offre non solo un rifugio, ma la possibilità di ricominciare, di creare di nuovo. Nei mesi che seguono, Dedalo sembra ritrovare la pace. Le sue mani tornano a plasmare meraviglie e il palazzo di Cnosso si trasforma sotto il suo tocco geniale. Costruisce fontane che sembrano sfidare la gravità, scale che creano l'illusione di salire verso il cielo, cortili dove la luce danza secondo geometrie impossibili. Omero stesso nell'Iliade menziona il coro che Dedalo costruisce per la principessa Arianna dalle belle trecce, forse una specie di sala per le danze ornata di intarsi preziosi che rappresentano figure in movimento. Ma è soprattutto negli automi che il genio di Dedalo si manifesta in tutta la sua inquietante grandezza. Le statue che crea per Creta non sono solo belle, sono vive. Si dice che abbiano gli occhi aperti e le braccia che si muovono, che sembrino sul punto di staccarsi dai piedistalli per camminare tra gli uomini. Platone, nel Menone, racconta che le statue di Dedalo devono essere legate per impedire loro di fuggire via. È un'immagine tanto poetica quanto terrificante. L'arte che diventa così perfetta da acquisire vita propria, il creatore che deve incatenare le sue creature. In questi primi anni cretesi Dedalo sperimenta qualcosa che non aveva mai conosciuto prima, la gratitudine. Minosse lo ricompensa generosamente, gli offre una villa con vista sul mare, lo presenta alla corte come il più grande artista del nostro tempo. Per un momento l'esiliato pensa di aver trovato la redenzione. Ma il destino ha in serbo per lui sfide che metteranno alla prova non solo il suo genio, ma la sua stessa anima. È una notte senza luna quando Pasifae si presenta nell'officina di Dedalo. La regina di Creta, figlia del sole, è una donna che irradia luce propria anche nel buio. Ma stanotte quella luce sembra febbrile, disperata. Le sue parole, quando finalmente riesce a pronunciarle, gelano il sangue nelle vene dell'architetto. La regina confessa di aver bisogno del suo aiuto per unirsi al toro bianco, vittima di una passione che Afrodite ha acceso nel suo cuore e che non riesce a spegnere. Dedalo si trova di fronte a una richiesta che va oltre ogni concezione umana. Sa che quello che gli viene chiesto è contro natura, sa che aiutare Pasifae significa tradire la fiducia di Minosse, ma sa anche che non può rifiutare. È un ospite, un protetto, un esiliato che vive della generosità del re e soprattutto è un uomo che non sa resistere a una sfida tecnica impossibile. I 3 giorni che seguono sono un turbine di calcoli, disegni, prove. Dedalo lavora giorno e notte, consumato da una febbre creativa che non ha mai provato prima. Il problema tecnico è di una complessità straordinaria. Come creare una struttura che possa ingannare un toro divino? La soluzione che escogita è al tempo stesso geniale e terrificante. Costruisce una vacca di legno montata su ruote, rivestita con pelle bovina, così perfettamente lavorata da sembrare vera. Ma il tocco di genio sta nei dettagli. Il movimento delle ruote che simula il passo dell'animale, l'apertura nascosta che permette a Pasifae di inserirsi all'interno, persino un sistema di cordami che le consente di muovere la testa della finta vacca. È un capolavoro di ingegneria applicata alla perversione. E mentre la costruisce, Dedalo non può fare a meno di provare una doppia sensazione: l'orgoglio del creatore che risolve l'impossibile e l'orrore dell'uomo che sa di star contribuendo a qualcosa di mostruoso. La notte in cui la vacca viene usata, Dedalo rimane sveglio nella sua officina. Sente in lontananza il muggito del toro bianco e sa che la sua creazione sta servendo al suo scopo. Ma sa anche che quello che sta accadendo nei pascoli di Creta cambierà per sempre il destino dell'isola. 9 mesi dopo nasce il Minotauro. Negli anni che seguono il mostro cresce nelle profondità del palazzo, manifestando una natura sempre più feroce e un appetito che può essere saziato solo da carne umana.
Quando Minosse decide di rinchiuderlo nel labirinto che Dedalo costruirà, stabilisce anche che il mostro verrà nutrito con giovani vite umane, 7 fanciulli e 7 fanciulle che Atene dovrà inviare ogni anno come tributo. Ma perché Atene deve pagare questa tassa umana terribile? La risposta affonda nelle radici di una tragedia precedente che lega indissolubilmente il destino delle due città. Androgeo, figlio maggiore di Minosse, è un giovane di straordinario valore atletico. Secondo Polodoro è così abile nelle competizioni sportive che nessuno riesce a batterlo. Quando si reca ad Atene per partecipare alle Panatenee, vince tutte le gare con tale facilità da destare l'invidia dei suoi avversari. Plutarco ci dice che fu ucciso a tradimento ai confini dell'Attica. La sua morte non è dunque accidentale, si tratta di un assassinio motivato dalla gelosia. Quando la notizia raggiunge Creta, l'ira di Minosse è terribile. Il re mobilita la sua flotta e assedia Atene fino a costringerla alla resa. Il prezzo della pace è il tributo che ora conosciamo. Ogni 7 anni, o ogni anno, secondo le versioni, 7 giovani e 7 fanciulle ateniesi devono essere inviati a Creta per essere sacrificati al Minotauro. È una vendetta raffinata nella sua crudeltà. Atene ha tolto a Minosse il suo erede più promettente, ora deve pagare con il fiore della sua gioventù. E il mostro che divora questi innocenti è figlio della stessa Creta, nato dalle conseguenze del tradimento di Minosse. Quando Minosse scopre la verità sulla nascita del Minotauro, la sua ira è profonda, ma è un'ira fredda, calcolata. Il re comprende che uccidere Dedalo significherebbe perdere il genio più grande della sua epoca e sa anche che ha bisogno di lui per risolvere il problema che la sua creazione ha generato. L'ordine è implacabile. Dedalo dovrà costruire una prigione per il mostro che ha contribuito a mettere al mondo. Una prigione da cui nessuno possa mai uscire. È così che nasce l'idea del labirinto, la struttura più famosa e misteriosa dell'antichità. Dedalo si tuffa nel progetto con un'intensità che confina con l'ossessione. Sa che questa sarà la prova suprema del suo genio, la sfida che definirà per sempre la sua eredità. Ovidio descrive il labirinto come una struttura con vie ambigue e tortuosi giri di cammino, tali che una volta entrati si cadesse in un intrico inestricabile. E noi possiamo immaginare quanto più di questo fosse il labirinto di Dedalo. Non solo una prigione architettonica, ma un vero e proprio enigma tridimensionale, dove ogni corridoio porta ad un'illusione, dove ogni svolta nasconde un inganno. Scale che sembrano salire ma in realtà scendono, passaggi che appaiono dritti ma in realtà curvano impercettibilmente, corridoi che si restringono gradualmente fino a diventare impraticabili. Il genio di Dedalo non si limita alla complessità strutturale. Il labirinto è anche una macchina psicologica progettata per confondere non solo il corpo ma anche la mente di chi vi entra. Echi che distorcono i suoni, giochi di luce che creano miraggi, profumi che alterano la percezione del tempo. Quando il labirinto è completato e il Minotauro vi viene rinchiuso, Dedalo rimane a fissare la sua creazione con sentimenti contrastanti. Ha costruito la prigione perfetta, un'opera che sfiderà i secoli e alimenterà leggende per millenni. Ma sa anche di aver creato una tomba vivente, un inferno architettonico dove regna un mostro nato dalla sua stessa genialità. È dopo la costruzione del labirinto che Dedalo scopre di essere diventato a sua volta un prigioniero. Minosse non glielo dice apertamente, ma le guardie che lo proteggono sono sempre presenti. Le navi del porto hanno l'ordine di non imbarcarlo, i suoi movimenti sono discretamente controllati. Il re di Creta è troppo astuto per lasciare andare un uomo che conosce troppi segreti. Dedalo ha costruito i misteri più profondi di Cnosso, ha visto nascere il mostro più terribile dell'isola, sa dove e come è nascosto ogni segreto del palazzo. È troppo pericoloso per essere liberato, troppo prezioso per essere ucciso. Vive in una prigione dorata.
circondata da ogni lusso, ma privato della libertà. E per un uomo come Dedalo, che ha sempre considerato la creatività come forma suprema di libertà, questa condizione diventa presto insopportabile. È in questo periodo che conosce Naucrate, una delle serve del palazzo, che diviene sua moglie e madre di Icaro. Il bambino che nasce da questa unione rappresenta per Dedalo una luce in un momento buio della sua vita. In Icaro vede la possibilità di redenzione, la speranza di essere padre migliore di quanto sia stato zio. Veder crescere suo figlio in quella gabbia dorata però lo tormenta. A volte, nelle sere più malinconiche, Dedalo esce nei giardini del palazzo e osserva gli uccelli che volano liberi sopra Creta. Che fortuna essere figli del cielo, pensa. Non conoscere confini né prigioni, non dover rendere conto a nessun re terreno. È una sera di primavera, quando Arianna si presenta nell'officina di Dedalo. La principessa di Creta ha il volto rigato dalle lacrime e negli occhi quella disperazione che lui ha imparato a riconoscere, la disperazione di chi si trova di fronte all'impossibile. La principessa gli confessa di essersi innamorata di un eroe ateniese, Teseo, venuto a Creta per uccidere il Minotauro e liberare il suo popolo dal tributo di sangue. Vuole aiutarlo, ma il labirinto che Dedalo ha costruito è impossibile da attraversare. È qui che vediamo il genio di Dedalo nella sua forma più pura. Per anni ha creduto di aver costruito la prigione perfetta, inespugnabile, impossibile da violare. E ora la figlia del re, perché Arianna è come una figlia per lui, gli sta ponendo una sfida che non può rifiutare. Dedalo riflette a lungo, camminando avanti e indietro per l'officina. Le sue mani si muovono nell'aria come se stessero già costruendo qualcosa di invisibile. Il labirinto è stato progettato per confondere chi vi entra, perché ogni passo si allontani dal punto di partenza, ma ogni problema, mormora tra sé, ha una soluzione, anche i suoi. L'illuminazione arriva improvvisa e semplice, un filo. Se si tiene un filo legato all'entrata, basta seguirlo all'indietro per tornare da dove si è venuti. A volte le soluzioni più geniali sono anche le più semplici. Prende un gomitolo di filo sottile ma resistente e lo porge ad Arianna, spiegandole come usarlo. Teseo dovrà legare un capo all'entrata del labirinto prima di scendere verso il centro. Quando avrà ucciso il mostro, non dovrà far altro che riavvolgere il filo per ritornare alla libertà. Arianna prende il gomitolo con mani tremule e chiede perché la stia aiutando a tradire suo padre, a distruggere la sua opera. Dedalo rimane in silenzio per un lungo momento. Guarda le sue mani, quelle mani che hanno creato tanta beltà e tanto orrore. Pensa a Talo, precipitato dall'Acropoli. Pensa alla vacca di legno, pensa al Minotauro che vaga negli abissi del labirinto. Forse, risponde infine, è arrivato il momento che qualcuno sconfigga i mostri che ha contribuito a creare, anche se questo significa tradire se stesso. Quando la principessa se ne va, Dedalo rimane solo nella sua officina. Guarda i progetti del labirinto sparsi sul tavolo, la sua opera più grande e terribile. Domani, forse, tutto questo non esisterà più. Il mostro sarà morto, il labirinto violato, i suoi segreti svelati. E stranamente, per la prima volta dopo anni, Dedalo si sente in pace. Il destino di Creta è appeso a un filo, letteralmente. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo canale. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione.
Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.